Tra poco, dopo la sigla, parliamo di Bane McFarlane Toys. Benvenuti in questa puntata di Mamma Me Lo Compra. Tra le mie mani ho una McFarlane Toys di Bane che aspettavamo in tanti. Io ne ho ordinate 30 da rivendere e 50 Joker Bank Robber. Ho esattamente ordinato 50 Joker e 30 Bane. Ne ho ordinati veramente tanti perché sapevo che andavano a ruba e infatti solo ieri ne ho venduti almeno 16-17 senza i vostri preordini in una giornata, ok? E quindi direi che questa action figure è molto molto bella. Benvenuti a tutti in questa puntata, io sono Samuele e questo canale tratta di collezionismo, action figure e documentari anche sui collezionisti d'Italia e del mondo non ancora perché servono i soldi per viaggiare. Però comunque detto questo ho anche un e-commerce mammamelocompri.com dove comprate e preordinate e supportate il canale e anche Vinted, tutto in descrizione. Bando alle ciance, parliamo di Bane, se lo aspettavano in molto pochi. Vi lascio un video qua sopra che ho fatto contro Todd McFarlane se volete andarvelo a recuperare, perché Bane era uscito nella Dark Knight Wave di Batman costruibile, quindi una buff, e poi McFarlane ha rilasciato questo Gold Label col cappotto in più, quindi una cosa da infami totali, cioè proprio una cosa da infami. Però c'è una cosa da dire, che siccome ne ho vendute così tante che voglio tenermi sia lui che Joker per ricordarmi che quando si fanno degli investimenti alle volte è la volta buona. Poi ci sono cose che ho comprato che non sono mai andate, ma quelle non ne parliamo sul canale. La scatola di questa McFarlane vi ricordo che è alta circa 18 cm e così dall'esterno sembra fatta sufficientemente bene per acquistarla. Il suo prezzo in giro è già aumentato discretamente, io ce l'ho ancora a prezzi umani perché semplicemente ne ho un po'. Quando inizierò ad averne scarsità inizierò ad alzarlo anch'io. Lo sapete che io non sono contro questa cosa di alzare e fare il mercato, quindi nessuno può dirmi nulla. Intanto le ho vendute anche a gente che conoscevo a prezzi abbastanza accessibili e bassi di quello che dovrebbe essere la sua linea. Quando l'ho vista anche sinceramente su Vinted da 60 euro, che mi sembra una follia, ma probabilmente quando ne avrò due pezzi ci arriverò anche io. Allora vado ad aprirvi la scatola, però ne prendo un'altra perché questa è sana. Siccome me ne è arrivata una al fornitore rotta, apro quella e mi tengo quella, che tanto chi se ne frega. Allora, trovare un format nuovo è sempre una cosa un po' complessa, perché comunque, cioè, le prime volte è sempre un po' difficile, no? Ho perso anche il taglierino in tutto questo e sono molto molto non felice di questa cosa. Andiamo ad aprire Bane, andiamo subito a vedere un po', poi ditemi anche nei commenti se vi piace questo nuovo format. A me diciamo che mi piace parecchio cambiare spesso e volentieri. Allora Bane, no, mi ero dimenticato delle cordicine. Bane non ci danno neanche la carta né la pedana in questa McFarlane a sto giro, ci sono un po', diciamo, hanno risparmiato i soldini. Bane McFarlane Toys, eccolo qui in tutto il suo piccolo splendore, 18 cm di Bane. Possiamo notare già subito una cosa, che secondo me il cappotto è fuori scala egregiamente, quindi gli hanno fatto sto cappotto alla stile Pecoraro, ma purtroppo secondo me è un po' fuori scala. Vediamo se gli può venire via. Decisamente può essere tolto, immagino, sì. Ottimo, già che può essere tolto è tanta roba, così potete anche decidere di comprarne uno su AliExpress o su Amazon se li trovate customizzati, o ve lo fate fare e ne fate uno più buono. Magari non levategli le mani come ho fatto io in questo momento. Ok, leviamo il cappottone. Oddio, qua. Ed è, madonna quanto è snodabile, ragazzi. Allora, Bane esattamente come quello della buff, praticamente identico a quello della buff. E devo dire che vabbè, dai, non è fatto male. Peccato per tutti quelli che si sono comprati già la Dark Wave il fatto che questo Bane, diciamo, ce lo hanno già, quindi così vedete una palette colori che parte dal verde scuro, finisce sul nero e con il rosa della pelle, pentato normale, direi, senza troppi gingilli, senza troppo gingischiare. E boh, non lo so, una action figure sicuramente interessante. Partiamo magari dalla visione del viso. Ecco, il viso pentato abbastanza bene. Vi ricordo sempre che è una fascia di prezzo che è intorno ai 30-35 euro, quindi
Così ovviamente quando inizia a costare 80-90 perché è sold out, magari acquistare proprio questa è un po' complicato, ecco, magari io non l'acquisterei a 70-80 euro, direi proprio di no. Però in ogni caso scendiamo, poi io lo dico, ma poi probabilmente io le metterò fuori a quel prezzo lì, ma per la gente in Europa, che di certo non per voi. Poi scendiamo un po' ed ecco la parte del petto, vedete? Strutturata in questo modo, con niente di speciale, il suo giubbottino, la parte estetica del giubbottino anche dietro, la maschera ve l'ho già fatta vedere anche laterale, vedete che vabbè è sculptato abbastanza decentemente, non è così malaccio. Allora io lo tengo anche perché sinceramente non ho Holbein Hot Toys, che mi piace parecchio, e quindi anche forse quello McFarlane ne vale la pena nella mia collezione, perché averne uno è sicuramente interessante. Non è una brutta action figure, diciamo che se siete fan di Batman, della serie di Nolan, magari un action figure di questo tipo sarebbe carino averla. Abbiamo i punti di snodo, vedete anche le braccia, super punti di snodo, e le braccia si piegano molto bene. Sulle articolazioni siamo migliorati parecchio, McFarlane, ovviamente a me non piace mai questo angolino, come ho già detto in tantissimi altri video, ma non ci possiamo fare nulla perché è fatto così. Il bicipite fatto bene, è molto fotografica questa action figure, devo essere sincero, molto fotografica. Quando scendiamo ovviamente lo stivale è più lucido e i punti di articolazione, ragazzi, sono i soliti McFarlane, quindi testa che ruota, braccia che si posano e posabilità super, niente accessori per il nostro Bane, però diciamo che anche come foto, magari dopo gli faccio una foto dedicata e la pubblico su Instagram, anzi se non ci seguite fatelo. E vedete anche qua siamo veramente a livelli abbastanza elevati di articolazioni, comunque per il costo che ha direi che è un'ottima action figure. Andiamo un attimo sul cappotto. Questo dentro le cuciture fatte ovviamente dai bambini cinesi, palese, proprio palese, che la qualità è molto bassa. Ovviamente, come qualcuno mi ha fatto notare in passato, McFarlane, scusate, non ha mai messo quasi mai le cose in tessuto, quindi un passettino in avanti per copiare o per dare quel plus in più che i collezionisti vorrebbero. Non è male l'interno, dai, non è così brutto, le cuciture fuori le trovo molto carine, lo trovo semplicemente un po' fuori scala per quanto riguarda l'action figure, però diciamo che vediamo, voi sapete che comunque sapete il trick per mettere i giubbini dell'action figure, mettere le mani dietro e fare questa cosa, non so se lo sapevate, forse lo sapevate già, però vabbè, ve lo dico lo stesso. Vediamo se non rompo niente. Vabbè, poi gliela metto bene, che non voglio fare un video da 106 minuti su questa cosa di mettere il giubbino. Ok, eccoci qua. Bene, col suo giubbottone. E direi che, per oggi l'abbiamo svangata questa cosa qua, ragazzi. Allora, che cosa ne pensate? Ovviamente scrivetemelo nei commenti, adesso vi do anche le mie opinioni personali in questo preciso istante. Allora, se ne trovano ancora risposte? Sì, io ne ho ancora, bello averlo. Cosa sono le mancanze? Le mancanze, sentiamo la mancanza ovviamente della pedana e della carta descrittiva, che non so perché McFarlane non lo abbia fatto, e di qualche accessorietto in più. In compenso troviamo all'interno un cappottino da pecoraro, che non è così malaccio, forse per la Toys Photography funziona molto bene, poi farò delle foto e ve le farò vedere. Averlo o non averlo, finché il prezzo è accessibile vi consiglio di averlo, perché comunque siete amanti di Nolan, lui insieme al Joker Bank Robber stanno molto bene insieme anche tecnicamente alla Dark Knight Wave, starebbero bene tutti insieme. Se avete la Dark Knight Wave avete già ovviamente Bane, ma senza il cappotto. Il cappotto potete trovarlo su AliExpress, magari scrivetemi che vi aiuto a cercarlo sui social. Grazie per essere stati con me in questa puntata. Il format è un po' cambiato perché mi sono un po' annoiato di farlo al tavolo, sinceramente, anche perché c'ho un bordello in casa con tutti gli ordini che mi avete fatto. Ci vediamo alla prossima puntata, il prossimo video che esce è quello di Joker Bank Robber. Ciao!